Ave Legionari. Il recente conflitto tra Israele e Iran chiaramente sta dominando le pagine dei giornali di tutto il mondo e in realtà ci sono arrivate tante domande relative alle origini di questi popoli e la domanda è: i romani sono mai arrivati fino all'Iran? In Israele sappiamo bene che c'era la provincia romana di Giudea, abbiamo fatto tanti documentari, quindi sappiamo che quei territori erano sotto il controllo romano. E invece dell'Iran, antico Iran, o i territori che corrispondono all'odierno Iran, è un tema che abbiamo trattato meno. E allora in questo documentario vi racconteremo e vi diremo se e in che modo gli antichi romani sono mai arrivati fino all'odierno Iran. Partiamo da questa considerazione geografica. L'odierno Iran corrisponde in larga parte al territorio che fu dominato prima dall'impero dei Parti o l'impero Arsacide e poi dall'impero Sasanide. Entrambi questi enormi e potentissimi imperi sono considerati iranici e rappresentano in qualche modo una continuità storica e culturale della Persia antica, fino poi all'arrivo dell'Islam nel VII secolo d.C. Il cuore dell'impero era la regione della Partia, situata nel nord-est dell'attuale Iran. Sotto la dinastia Arsacide l'impero si espanse e comprese tutto quanto l'Iran, l'Iraq, l'Armenia, addirittura parte del Caucaso e dell'Asia centrale. La capitale dei Parti fu spostata a Ctesifonte, che in realtà è vicina all'odierna Baghdad, quindi l'Iraq, ma la maggior parte del territorio dell'impero dei Parti corrispondeva sicuramente all'attuale Iran. Dopo la caduta dei Parti, la dinastia dei Sasanidi unificò e ampliò ulteriormente tutto il territorio e quindi incluse anche l'attuale Iran, Iraq, parte dell'Afghanistan, Siria orientale, Caucaso e addirittura alcune regioni dell'Asia centrale fino al Pakistan occidentale. Il primo contatto nel 96 a.C. avvenne tra la Repubblica Romana e l'impero dei Parti, quando Lucio Cornelio Silla, che era proconsole della Cilicia, incontrò una delegazione partica guidata dall'allora ambasciatore Orobazo sulle rive del fiume Eufrate. In quell'occasione effettivamente fu stabilito un confine tra i due imperi lungo il fiume Eufrate. Ma attenzione, l'incontro fu segnato, bisogna dire, da tensioni diplomatiche e da un atteggiamento sprezzante di Silla contro i Parti, quindi la guerra era vicina. Nel 69 a.C. il generale Lucullo invase l'Armenia e minacciò la Partia. Questo è il primo grande scontro. Lucullo era un proconsole romano e aveva avuto l'incarico di condurre una campagna militare contro Tigrane II di Armenia, che era alleato dei Parti, dopo aver sconfitto Mitridate VI del Ponto. L'esercito romano in questa situazione assediò e conquistò la capitale armena, che era Tigranocerta, e inflisse una pesante sconfitta agli armeni. Lucullo si avvicinò allora ai confini della Partia, molto pericolosamente, però le sue truppe, che erano stanche, erano anche riluttanti a proseguire in territori totalmente sconosciuti e parecchio ostili, si rifiutarono di continuare la campagna militare e quindi la Partia fu salvata da un primo contatto violento con i Romani. Siamo nel 53 a.C., la disfatta di Carre. Qui cosa succede? Marco Licinio Crasso, che era membro del primo triumvirato con Pompeo e Cesare, invase la Mesopotamia con l'obiettivo di ottenere la sua parte di gloria, di ricchezze. L'esercito romano però venne totalmente annientato dai Parti nella battaglia di Carre, che oggi è Harran in Turchia. I Parti, guidati dal generale Surena, annientarono i Romani. Crasso venne ucciso, suo figlio Publio morì in battaglia e, gravissimo, le insegne legionari vennero catturate dai Parti. Questa prima grandissima sconfitta è stata una delle più gravi umiliazioni militari di tutta la storia romana e rafforzò anche la reputazione a livello mondiale della cavalleria partica. Tra il 40 e il 33 a.C. un nuovo tentativo è quello delle campagne di Marco Antonio.
Se ne parla poco, ma Marco Antonio, dopo la morte di Cesare e nella guerra civile con Ottaviano, aveva assunto il controllo dell'Oriente romano e tentò di vendicare Carre e voleva ovviamente anche consolidare il proprio potere sull'Oriente. Allora Marco Antonio aveva organizzato una grande spedizione finanziata da Cleopatra contro i Parti, passando dall'Armenia e dalla Media, attuale Iran nord-occidentale. Ma Marco Antonio subisce pesanti perdite e fallisce nell'assedio di Praspa, che era città capitale. Le difficoltà logistiche, la resistenza dei Parti e anche i tradimenti degli alleati armeni costrinsero Marco Antonio al ritiro immediato delle truppe romane e a una ritirata drammatica nel bel mezzo del deserto, e quindi il prestigio militare di Antonio subì un tracollo definitivo. Dopo questo arriva un momento tra il 20 e il 17 a.C. in cui Ottaviano Augusto fece una conquista, ma una conquista diplomatica. Cioè, dopo decenni di tensioni e di questi scontri, Augusto adottò una politica non totalmente militare, ma prevalentemente diplomatica, con il re partico Fraate IV che restituì addirittura le insegne legionarie che erano state perse a Carre e riconsegnò i prigionieri romani, in cambio della restituzione di un principe partico che si era rifugiato a Roma. Questo accordo è celebrato nella storia come un enorme successo diplomatico, un mitico successo diplomatico, e segnò anche una fase di relativa stabilità tra i due imperi che era fondamentale durante il periodo di Augusto. Arriviamo alla campagna di Traiano. Qui l'imperatore Traiano decise di lanciare una delle più ambiziose campagne militari orientali e riuscì a conquistare temporaneamente l'Armenia, tutta la Mesopotamia e la capitale dei Parti, che era Ctesifonte. Qui Roma raggiunge la massima espansione territoriale, non solo in Oriente ma nella sua storia. Cosa succede? Rivolte locali, però difficoltà logistiche, costrinsero i romani abbastanza presto ad abbandonare le conquiste subito dopo la morte di Traiano, quindi furono conquiste un po' effimere, e quindi ci fu poi da parte di Adriano e il suo successore una politica di contenimento. Arriviamo alle guerre di Marco Aurelio contro i Parti. Durante il regno di Marco Aurelio, sebbene lui non volesse la guerra a tutti i costi, i Parti invadono l'Armenia e anche la Siria, approfittando di una serie di difficoltà economiche di Roma. E allora Marco Aurelio è costretto a intervenire e le legioni romane, guidate da Lucio Vero, cioè il fratello di Marco Aurelio, riconquistano le province perdute e penetrano in profondità nella Mesopotamia, riuscendo a saccheggiare la capitale Ctesifonte. Questa è una grandissima vittoria romana, però attenzione, ha anche un lato amaro. Fu esattamente durante queste campagne che si diffuse la peste antonina. Cioè, le cronache antiche ci parlano che proprio in occasione della questa conquista di Ctesifonte, il morbo della peste antonina cominciò a diffondersi presso l'esercito romano e si diffuse molto violentemente in tutti gli altri territori dell'impero, riducendo drasticamente la popolazione romana. Prima di andare avanti col nostro documentario, vogliamo celebrare la grandezza degli imperatori Claudio e Traiano, ma non con i soliti busti, ma con questa riproduzione dei porti imperiali di Claudio e di Traiano. Questo che vedete è il porto di Claudio. Si vede un grande faro a più piani che ricordava quello di Alessandria, i due moli ricurvi e tutte le strutture come la capitaneria di porto, per esempio. Poi, visto che il porto tendeva a insabbiarsi, decenni dopo arriva il porto di Traiano, più verso l'entroterra, dalla tipica forma esagonale, perché moltiplicava i punti di attracco di ogni tipo di nave. E qui c'era il palazzo imperiale dove risiedevano gli aristocratici o gli ambasciatori, o i magazzini severiani che tenevano decine di tonnellate di merci. E questo in una rappresentazione del Cinquecento di Antonio Lafreri, che non aveva la possibilità di vederlo dall'alto. Fece un'indagine a passo d'uomo e poi lo immaginò, visto e ripreso dall'alto, arrivando a questo prodotto magnifico. Su trizieditore.it potete averlo in pochi giorni a casa vostra. Un altro periodo importante è quello dell'imperatore Settimio Severo, che arrivò al saccheggio di Ctesifonte. L'imperatore Settimio Severo, capo di una dinastia militare,
dopo aver sconfitto tutti i suoi rivali interni, decise di lanciare una campagna militare contro i Parti perché voleva punirli per l'appoggio che avevano dato a Pescennico Nigro, suo nemico politico. Le truppe romane assediano e saccheggiano di nuovo Ctesifonte, e questo è un assedio totale, fanno decine di migliaia di prigionieri, quindi una vittoria abissale. Però bisogna dire che i romani non riescono a mantenere il controllo della regione perché le linee di rifornimento sono troppo lunghe, quindi sono costretti a ritirarsi subito dopo e devono essere impegnati nell'assedio di altre città fortificate per mantenere il controllo sulle regioni orientali. La campagna successiva è quella di Caracalla, quando decise di invadere la Media. L'imperatore Caracalla, con un pretesto diplomatico, invase la Media e la Mesopotamia e con il suo esercito devastò villaggi, fece dei saccheggi fino al Mar Caspio che sono rimasti nella storia. Ma non era un grandissimo generale, perché la reazione partica costrinse i romani a ritirarsi quasi subito e la campagna si conclude immediatamente e senza risultati duraturi con la morte improvvisa di Caracalla nel bel mezzo delle operazioni militari. Arriviamo alla fine dei Parti, cioè alla fine di quella dinastia partica, perché l'ultimo re dei Parti, che si chiamava Artabano V, venne sconfitto da un nobile persiano, Ardashir I, in una battaglia, la battaglia di Hormozgan. Ardashir è il fondatore di una nuova dinastia, la dinastia Sasanide, che si sostituì ai Parti come principale potenza iranica e quindi come nuovo avversario di Roma. Questo evento quindi segna la fine del glorioso impero dei Parti e l'inizio di una nuova fase di conflitti, perché la politica estera dei Sasanidi era ancora più aggressiva dei Parti. Dopo la caduta dei Parti, Ardashir I, abbiamo detto, fonda l'impero Sasanide e inizia a reclamare tutta una serie di territori perduti invadendo la Mesopotamia e la Siria. Allora Ardashir attacca a un certo punto delle città come Carre, come Nisibis, come Atra, e allora l'allora imperatore romano, che era Alessandro Severo, è costretto ad intervenire e organizza una grande campagna militare contro di lui nel 232 d.C., ma senza particolare successo. Il figlio di Ardashir, Shapur I, continuò ulteriormente le offensive, per fortuna subisce una sconfitta a Rasena nel 243 d.C. Il giovane imperatore romano Gordiano III muore in battaglia nel 244 e il successore Filippo l'Arabo è costretto a negoziare una pace umiliante, perché è costretto a pagare dei tributi ai Sasanidi per interrompere le operazioni. La situazione peggiora perché arriviamo alla famigerata battaglia di Edessa, cioè un momento di nocumento per i romani. Il problema è che i Sasanidi continuano a premere sui confini orientali e l'imperatore Valeriano, alla guida sicuramente di un grande esercito, cerca di fermare l'avanzata del re Sasanide, ma è un pessimo generale, non ha l'appoggio totale dei suoi uomini e quindi purtroppo, nonostante tutta la buona volontà e l'organizzazione militare, Valeriano viene letteralmente circondato nei pressi dell'antica città di Edessa dai soldati nemici, dai soldati sasanidi, sempre nell'odierna Turchia, e viene catturato. E a causa della superiorità tattica sasanide subisce una disfatta totale. Il suo esercito purtroppo viene quasi totalmente annientato e lo stesso imperatore viene catturato dal nemico. Viene portato prigioniero in Persia, dove morirà in cattività. E questo è uno dei momenti di più grande dolore per i romani, una delle più gravi umiliazioni in assoluto della storia romana. Ancora oggi vediamo la scultura dove si celebra il trionfo di Sapore che raffigura Valeriano in ginocchio davanti a lui, arreso e supplicante. A questo punto arriviamo però a una reazione da parte di Odenato. Odenato era il signore della città carovaniera di Palmira, alleato di Roma, e Odenato, dopo aver tentato invano la via diplomatica con Sapore I, raduna un grande esercito e lancia una rapida controffensiva. In questa situazione, approfittando anche del fatto che i Sasanidi erano carichi di bottino,
si stavano ritirando, quindi non riuscivano a muoversi velocemente, vengono inseguiti, vengono sconfitti e Odenato recupera parte del bottino e una gran parte dei territori perduti, tra cui le città di Nisibi, Edessa e Carre, che erano fondamentali per il controllo strategico del territorio. Odenato arrivò anche quasi alla capitale Ctesifonte, che venne assediata almeno 2 volte, ottenendo diversi prigionieri e diverso bottino, anche se non arrivò a metterla a ferro e fuoco. Per i suoi successi, l'imperatore romano Gallieno nominerà Corrector Totius Orientis il nostro Odenato e gli affiderà anche il comando di tutte le province romane orientali, garantendo una stabilità sulla frontiera per diversi anni. Attenzione però, dopo la morte di Odenato e dopo la caduta del regno di Palmira, che per un periodo è stato autonomo, i Sasanidi riprendono l'iniziativa. Questa volta però vengono fermati dalle campagne romane dell'imperatore Caro e soprattutto dalla grande campagna dell'imperatore Diocleziano e Galerio, che affrontano Narsete e lo sconfiggono sonoramente. La vittoria romana, che avviene nella città di Satala nel 298 d.C., porta una pace molto favorevole. Roma ottiene dei territori strategici in Mesopotamia, rafforza pesantemente il suo controllo sullo stato cuscinetto di Armenia e costringe i Sasanidi a una lunga tregua che dà respiro a tutte le province romane orientali. Siamo ormai arrivati al IV secolo d.C., siamo nel tardo impero. Costanzo II e Sapore II riprendono le guerre per il controllo dell'Armenia e di nuovo delle città di frontiera, soprattutto Nisibi e Singara. I Sasanidi, che ormai si sentono abbastanza forti, assediano ripetutamente queste fortezze, ma i Romani con la loro organizzazione bisogna dire che riescono spesso a difenderle grazie a un sistema di fortificazioni e una strategia difensiva ormai ampiamente collaudata. Nel 363 l'imperatore Giuliano l'Apostata è quello che lancia una nuova grande campagna contro i Sasanidi, sempre per eliminare questo nemico. Arriva fino alle porte di Ctesifonte, sconfigge l'esercito persiano in campo aperto, ma purtroppo non riesce a conquistare la città. È costretto a ritirarsi e durante la ritirata Giuliano muore per una freccia e il suo successore Gioviano è costretto a firmare un trattato disonorevole perché verrà ceduto ai Sasanidi tutta la Mesopotamia settentrionale e importanti fortezze come quella di Nisibi. Siamo tra il V e VI secolo, quindi abbiamo quasi finito la nostra carrellata. Sicuramente segna l'inizio di una nuova fase di conflitto tra ormai l'impero romano d'Oriente e quello sasanide. Sotto gli imperatori Giustiniano e Cosroe I si combatte la lunga guerra per la Lazica, che è, lo vediamo, una regione strategica posizionata sul Mar Nero. La guerra è dominata da assedi, da improvvisi cambi di alleanze e anche da battaglie cruente. Come termina? Termina con la vittoria bizantina o dell'impero romano d'Oriente e la Lazica rimane sotto l'influenza romana. Però queste guerre non si fermano. Per esempio ci sono ormai dei continui cambiamenti di alleanze e cambiamenti di territori. C'è anche la costruzione di nuove fortificazioni da parte dell'impero romano d'Oriente lungo la frontiera. Però la situazione rimane instabile. Arriviamo all'ultima grande guerra. Nel 602 d.C. il re sasanide Cosroe II approfitta di una guerra interna a Bisanzio per invadere l'impero romano d'Oriente. Qui purtroppo conquista rapidamente territori strategici: Mesopotamia, Siria, Palestina ed Egitto. L'imperatore Eraclio, dopo anni di difficoltà, riesce finalmente a lanciare una controffensiva nel 622, attraversa l'Asia Minore, stringe alleanze con i Khazari e riesce a infliggere una sconfitta devastante e decisiva ai Sasanidi nella battaglia di Ninive. Questa è una enorme vittoria bizantina. Eraclio riesce addirittura a saccheggiare il palazzo di Cosroe, si avvicina di nuovo alla capitale Ctesifonte, però la distruzione dei ponti che erano situati sui canali di acqua vicino alla capitale impedisce la distruzione di Ctesifonte. Il re sasanide viene deposto e assassinato dal figlio Cavad II, che accetta di firmare una pace e di restituire tutti i territori e i prigionieri al mondo bizantino. Ma ormai la guerra ha indebolito in maniera radicale entrambi gli imperi
e quindi non ci sono più forze, non ci sono più energie. I Sasanidi sono ormai incapaci di portare avanti delle guerre nel lungo periodo, l'impero romano d'Oriente è stremato e chi beneficerà della situazione saranno gli islamici, cioè le grandi conquiste islamiche che provocheranno il collasso dell'impero sasanide e ridurranno veramente a un lembo di terra anche l'impero romano d'Oriente. Come vedete, effettivamente i romani hanno avuto in realtà una grandissima tradizione di incontri, di battaglie, di scontri nel territorio dell'Iran, quindi i corrispondenti territori sono stati battuti più volte dai romani. Come vedete ci sono state delle prevalenti vittorie romane che sono arrivate alla capitale Ctesifonte, mentre il contrario ovviamente non è mai avvenuto, però alla fine questi due imperi si sono esauriti, cioè hanno consumato tutte le loro forze. Speriamo di aver risposto adeguatamente alla vostra domanda. Noi chiaramente normalmente concludiamo con una minaccia simpatica di iscrivervi al canale, però essendo partiti dalla guerra tra Israele e Iran in questo momento ci asteniamo. Quindi speriamo comunque di esservi stati utili e di aver risposto alla vostra domanda. Un caro saluto e al prossimo documentario.